Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Questa settimana non una ma ben due macchine. Ho qui la mia Kyosho MP10E e la mia Kyosho MP10 TKI2. Perché due macchine? Perché questa settimana ho fatto un video su richiesta. Un video su richiesta di chi? Di un utente Facebook che in questo video denomineremo Ricky, lui si chiama davvero così su Facebook, ovviamente ho messo foto e ho messo anche il cognome, che mi chiede testualmente: ciao Fabrizio, ti volevo proporre un argomento per i tuoi prossimi video. Grazie per gli altri, sono belli, anche per quelli che come me hanno smesso, ma con i tuoi video fanno un pensierino per... L'argomento è differenze di assetto e preparazione modello fra scoppio ed elettrico. Grazie e buona serata. Perché ho deciso di esaudire la richiesta di Ricky e di fare questo video? Beh, prima di tutto perché mi fa molto piacere che nonostante non pratichi più automodellismo abbia la voglia di seguire i miei video, di seguire il mio canale, e soprattutto perché mi ha detto che probabilmente avrebbe i miei video gli fanno venire voglia di ricominciare. Questo ragazzi per me è l'orgoglio più grande che ci possa essere, perché il mio intento appunto è quello di promuovere l'automodellismo in tutte le sue forme, di far aumentare i modellisti e di dare informazioni utili a tutti coloro che guardano i miei video, nella speranza di potergli fare, diciamo, risparmiare qualcosa e fargli evitare degli errori che chiaramente tutti fanno inizialmente. Quindi andiamo subito a vedere, perché l'argomento è abbastanza complicato. Allora, innanzitutto ragazzi, bisogna fare una distinzione grande tra quello che sta succedendo adesso, quindi il mondo Kyosho del presente, e il mondo Kyosho del passato. Perché? In passato ragazzi la macchina brushless, la macchina elettrica, era semplicemente una macchina a scoppio modificata. Quindi si prendevano i kit, c'era appunto un kit di modifica più la scocca, e si creava da una macchina a scoppio la macchina elettrica. Quindi con le batterie tutte da una parte, i pacchi 4S uniti, e quindi la macchina assumeva delle caratteristiche per le quali si poteva andare tranquillamente con lo stesso setup della macchina a scoppio, a parte nel mio caso il differenziale centrale e gli ammortizzatori, perché nel differenziale centrale io andavo sempre più duro che nella macchina nitro, e gli ammortizzatori idem, un 50/100 più duro per supportare il maggior peso che aveva appunto la macchina. Ma non vi nego che in tantissime gare mi è capitato di scambiare gli ammortizzatori, quindi della macchina a scoppio, e metterli sulla macchina elettrica, e nonostante avevano gli stessi oli andavano meglio. Quindi non c'era una regola, diciamo che la maggior parte delle volte si seguiva sempre la falsariga dei setup dello scoppio. Questo credo, io come sapete mi occupo prevalentemente soltanto del mondo Kyosho da ormai 14 anni, quindi non so che cosa accade con gli altri brand di automodelli, ma credo che questa sia la regola che seguono un po' coloro che hanno la macchina di derivazione nitro, quindi la macchina elettrica di derivazione nitro. Attualmente però le cose sono cambiate ragazzi, la brushless, la categoria elettrica, ha assunto sempre più una propria personalità, a tal punto che i costruttori di auto dedicano una piattaforma totalmente dedicata a questa categoria, invece di prendere le parti dello scoppio, mutuarle e inserirci il portabatterie, il porta ESC, la piastra radio mozza per il servo singolo e tutte le varie opzioni che ci sono, togliendo il serbatoio, il motore, tutto quello che non serve per la categoria elettrico dalla macchina a nitro. Oggi ragazzi, se prendiamo ad esempio la MP10E, è una macchina totalmente diversa dalla scoppio. Quindi io sono partito, se guardate il mio video di quando l'ho montata per la prima volta e sono andato a provarla, se non l'avete visto vi lascio il link in alto a destra come al solito. Io sono partito
con lo stesso setup dello scoppio in tutto e per tutto e cercando di fare piccole modifiche. In realtà poi ragazzi mi sono accorto che la macchina elettrica ha una sua entità e va totalmente in modo diverso. Sarà sicuramente perché con questa evoluzione con la MP10E Kyosho ha veramente rivoluzionato mettendo i pacchi batterie da 2S invece che da 4S splittati, quindi esterno e esterno, lato destro e lato sinistro della macchina, e chiaramente i baricentri della macchina sono nettamente diversi. La macchina a scoppio ha un baricentro molto più alto della macchina elettrica e un peso nettamente inferiore. Quindi ragazzi è chiaro che si deve procedere con setup totalmente dedicati alla categoria. La cosa che coincide, almeno nel mio caso, sono i piattelli, i pistoni degli ammortizzatori. Tutto il resto è veramente su una strada a parte, a partire dai differenziali, dove nello scoppio vado 8, 8, 4, oppure 7, 7, 4. Nell'elettrico invece, nel centro, per esempio, nelle ultime due gare ho usato il 15, quindi ho usato 10, 15, 4, invece che il differenziale morbido come nello scoppio. Chiaramente l'elettrica ha una presa diretta continua della trasmissione, mentre lo scoppio ha l'apparato frizione. Quindi anche lì difficilmente si riesce a accumulare i setup. Questo mi sta portando un po' fuori strada perché io ho pochissime occasioni per guidare la macchina elettrica, mentre chiaramente come posso vado a girare sempre con la nitro. E quindi pensate, da quando esiste la MP10 io l'ho usata soltanto 6 volte. Sto comunque andando avanti con un setup base, non ve l'ho ancora proposto perché ovviamente non ne sono estremamente sicuro, però vi posso dire che ci sono vicino perché questa è molto più facile, è stata molto più facile da mettere a posto rispetto alla MP10 Nitro. Un'altra precisazione importante che mi preme di fare è l'approccio che ha un pilota nitro che fa elettrico rispetto a un pilota che fa elettrico e basta. Il pilota nitro che fa anche elettrico, come sono in questo caso io, cerca sempre di trasformare quanto più possibile la macchina elettrica nella macchina a scoppio, quindi di fargli avere le stesse sensazioni di guida della macchina a scoppio, quindi cercando di fare setup e messa a punto e regolazioni che portino a somigliare la macchina elettrica a quella a scoppio. Mentre io conosco tantissime persone che fanno elettrico come prima categoria e fanno soltanto elettrico, loro chiaramente agiscono in un modo totalmente diverso nei setup perché guidano elettrico e basta e quindi vanno a sviluppare il setup soltanto guidando la macchina elettrica. Sicuramente saranno più redditizi i loro setup, ma la maggior parte delle volte, nel mio caso, comunque nel caso di coloro che corrono con la doppia categoria, in tantissime gare dobbiamo correre appunto con la doppia categoria, quindi 2 gare nello stesso weekend. Questo porterebbe ad avere serie difficoltà al momento del cambio modello quando si passa da elettrico a scoppio se abbiamo un modo di guidare totalmente diverso tra elettrico e scoppio. Quindi è per questo probabilmente che tutti cercano di riportare la macchina elettrica con un comportamento più simile possibile alla macchina a scoppio. Un'altra cosa che vale la pena menzionare è che nella categoria elettrico, per quanto mi riguarda, io al di là degli ammortizzatori, che è un parametro che tra molle, oli, pistoni tocco praticamente in quasi tutte le gare, non tocco in realtà tantissimo il setup a livello di differenziali o a livello di angoli e quant'altro, ma vado a lavorare tantissimo sull'ESC. Quindi con la program card sui parametri dell'ESC ci lavoro tantissimo e cerco di ottimizzare molto perché la macchina elettrica è, diciamo che bisogna avere feeling con il gas perché è subito in presa diretta e quindi io cerco questo feeling spostandomi in 2-3 parametri del mio ESC che chiaramente vi farò in futuro un video approfondito proprio su questo fatto che è secondo me molto molto importante e diciamo che l'85% del setup lo faccio con le regolazioni dell'ESC. Poi chiaramente tocco molle, ammortizzatori in toto, quindi piattelli, tappi, tutto quello che c'è da poter modificare negli ammortizzatori e lavoro anche con le altezze.
Se non sapete come lavorare con le altezze, ho fatto un video dedicato perché lo ritengo una modifica velocissima e una tra le più importanti che ci sono per quanto riguarda la categoria buggy, e vi metto anche di questo il link in alto a destra. Ragazzi, il video ha passato ben poche informazioni rispetto a tutte quelle che ci sarebbero da dire, ma non posso far durare il video 30 minuti. Non so neanche su che base tirar fuori queste informazioni. Potremmo magari in futuro fare un video dove per ogni regolazione mostro come la uso nello scoppio e come la uso nell'elettrico, ma in realtà credo che abbia sinceramente poco senso, potrebbe aiutare soltanto chi ha chioscio e soltanto chi fa la doppia categoria. Sicuramente in futuro arriverà il video del setup base della MP10E, perché ci tengo molto, ne sono state vendute tantissime e so che molti di voi sono estremamente contenti di questa macchina, che effettivamente per il layout innovativo della distribuzione dei pesi che ha è veramente una spada nelle condizioni che l'avvantaggiano, appunto nelle sue condizioni dedicate. Ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo il prossimo mercoledì. Un saluto, ciao!